Puoi parlarci del progetto VAST? Sì, buongiorno. Il Museo Galileo è una delle istituzioni che partecipa al progetto europeo VAST, progetto che si propone di analizzare l'evoluzione dei valori europei nello spazio e nel tempo. La nostra istituzione, doveva partire dall'analisi di alcune opere di carattere letterario, filosofico e scientifico del Seicento per creare un'attività che stimolasse una riflessione sui valori. Com'è nata l'idea dell'attività Galileo, Bacone e Keplero, viaggio nella scienza tra realtà e immaginazione? Sì, dunque volevamo far riflettere su come questi tre illustri personaggi, chiamiamoli viaggiatori del passato, fossero stati artefici di un processo di trasformazione culturale che ha determinato anche il nostro presente, e credo che sia stato un obiettivo raggiunto anche grazie alla connessione creata tra gli strumenti conservati al museo, quindi le nostre collezioni, e i testi citati. Quali sono state le sfide che avete incontrato nell'utilizzare i testi antichi in un'attività didattica rivolta ai ragazzi delle scuole superiori? Allora, certo che la paura di annoiare lo studente c'era, ma è stata immediatamente scongiurata dalla potenza concettuale ed espressiva dei testi citati, che direi, messi in relazione con l'attività, hanno dato un grande contributo alla comprensione del contesto culturale in cui sono avvenute le grandi scoperte, i grandi cambiamenti del periodo della cosiddetta rivoluzione scientifica. E credo anche che la lettura di alcuni brani abbia favorito proprio la connessione tra i nostri strumenti e i valori che quegli stessi strumenti possono rappresentare, e che hanno rappresentato nel passato e possono rappresentare ancora oggi. Come avete cercato di coinvolgere i ragazzi e di renderli partecipi dell'attività? Allora, tendenzialmente l'educatore museale cerca di fare delle domande, di porre allo studente delle domande di carattere generale per farli sentire a loro agio e quindi liberi di esprimersi liberamente. Poi si chiede ad alcuni di loro di leggere ad alta voce le citazioni scelte per l'attività, quindi si entra proprio nel vivo della materia. Attraverso questa partecipazione attiva riusciamo a far sentire gli studenti anche un po' artefici dell'attività stessa. È molto anche efficace e pertinente rispetto alle finalità del progetto il passaggio successivo, cioè riportare quel concetto o quel valore emerso da un dato brano in una discussione anche sul presente, sull'attualità, quindi sulla percezione che i ragazzi possono avere di quel determinato valore oggi. E come hanno reagito gli studenti? Ma io direi che hanno dimostrato una grande soddisfazione, lo hanno anche scritto nei questionari che hanno compilato. Devo dire che i ragazzi delle scuole superiori si trovano ad essere in un particolare momento della loro esistenza che li rende proprio predisposti a delle grandi riflessioni, anche proprio sul senso stesso della loro esistenza, quindi direi che hanno reagito molto bene, hanno gradito molto. E c'è un valore che è emerso maggiormente, che li ha particolarmente coinvolti? Allora, sono stati discussi molti valori, però direi che per esempio la libertà del pensiero è un valore che è stato molto sentito da loro, anche perché probabilmente appunto c'è un maggior richiamo anche nella nostra attualità, perché purtroppo ci sono ancora dei paesi in cui questo processo di acquisizione di questo valore purtroppo ancora non è stato, cioè è ancora in corso, ecco. In che modo avete cercato di mettere in risalto l'importanza della sperimentazione e del progresso nella vostra attività didattica? Sì, lo abbiamo fatto prendendo come riferimento uno degli strumenti più importanti delle nostre collezioni, il cannocchiale di Galileo. Infatti il Museo Galileo conserva gli unici due esemplari di cannocchiali realizzati da Galileo Galilei tra il 1609 e il 1610 esistenti al mondo.
Dunque la figura di Galileo possiamo anche definirlo l'uomo del sapere e del saper fare, perché è colui che diciamo ha in sé queste due istanze, cioè in Galileo questi due mondi che nel passato erano molto distinti, cioè il mondo di coloro che avevano le conoscenze teoriche e il mondo di quelli che invece avevano le capacità manuali per realizzare gli strumenti, erano due mondi distinti, separati. Galileo si fa interprete di questi due mondi. Dunque è stato importante anche analizzare la tecnica di realizzazione dello strumento, l'importanza data alla ricerca del vetro di qualità migliore per realizzare le lenti e il progresso nelle tecniche di molatura delle lenti che hanno contribuito a determinare il passaggio di quell'oggetto olandese da 3 ingrandimenti a trasformarlo in un vero e proprio strumento scientifico in grado di cambiare la visione del mondo conosciuto. I ragazzi hanno avuto difficoltà a fare questo tipo di esperienza? No, non hanno avuto difficoltà, anche perché i ragazzi hanno avuto la possibilità prima di analizzare e toccare le lenti, dopodiché sono stati appunto divisi in gruppi per cercare di ricostruire il cannocchiale galileiano grazie a kit da noi messi a disposizione. E quindi direi che si sono molto confrontati tra di loro e alla fine tutti, come avrebbero detto gli accademici del cimento, provando e riprovando, sono riusciti a ricostruire il cannocchiale galileiano. Quali sono stati a tuo avviso i momenti più emozionanti dell'attività? Sì, allora sicuramente il primo è stato quando abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere in foglietti a forma di nuvola da noi realizzati i loro pensieri o le loro emozioni provate dopo aver guardato con gli occhi di Galileo attraverso il cannocchiale galileiano che avevano rimontato. Il secondo è quando hanno lavorato alla creazione di mind map, mappe mentali. Partendo da un valore discusso durante l'attività, dovevano scrivere dei concetti collegati a quel valore. Direi anche che per me è stato molto emozionante riprenderli in video quando hanno spiegato in alcuni casi con una competenza, una padronanza di linguaggio davvero sorprendenti per la loro età, quello che avevano scritto nelle loro mappe mentali. E un pensiero finale che riassuma il senso del lavoro che avete svolto? Sì, pensiamo che il museo, insieme alla scuola, possa contribuire alla crescita dello studente, non solo sul piano didattico, ma anche etico, rendendolo più consapevole di se stesso rispetto al mondo che lo circonda. E il progetto VAST ci ha dato una ulteriore opportunità di sperimentare nuovi approcci comunicativi ed educativi.